Hi, how are you? I hope you are fine. I'm a bit better. Today we'll talk about natural disasters. What do you know of them? Open your book at page 119. The title is What If? Cosa se? Have a look now at these images and then match the words to the pictures. So have a look at these images, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 images, and then match the words, these words here, to the pictures. Do you know all these words? I think so. Okay. Have you finished? Can I start? So, number 4 has been done. It's deforestation. So, people cut too many trees, and that's very bad for everyone. Trees are important for us, for our health. Let's go on. Volcanic eruption. Volcanic eruption is number 3. Then we have flood. Flood is number 1. Number 1 is flood. Then we have drought. Drought is number 7. Then we have landslide. Landslide is number 8. Is this one. Let's go on. Hurricane. Hurricane is number 2. Then we have forest fire is number 6. And the last one, pollution, is number 5. Okay? Now, listen and repeat. Volcanic eruption. Repeat, volcanic eruption. Flood. Flood. Drought. Landslide. Hurricane. Deforestation. Forest fire. Pollution. Is everything clear? Do you want me to translate them? Ok, so let's translate them. Volcanic eruption, che cos'è? È l'eruzione vulcanica. Flood è l'alluvione. Drought è la siccità. Landslide, la frana. Hurricane, l'uragano. Deforestation, si capisce dalla parola. Forest fire anche. E pollution è l'inquinamento. Va bene? Poi qui abbiamo extra words, quindi parole in più. Tornado è il tornado. Rainforest è la foresta pluviale. Poi abbiamo il fossil fuels, sono i combustibili fossili. Earthquake, il terremoto. Water crisis è la crisi idrica. Global warming, riscaldamento globale. Greenhouse gases è l'effetto serra. Poi abbiamo il climate change, che è il cambiamento climatico. Va bene? Anche qua questi vocaboli imparali bene, perché magari ti possono servire se nella tua tesina finale ti vuoi collegare magari con geografia o con tecnica, adesso non so, le materie in cui parlate dell'inquinamento, dell'effetto serra, sul riscaldamento globale. Magari si può mettere anche inglese, inserire qualche immagine, commentarla anche in inglese. Va bene? Benissimo, andiamo avanti. Number 4. Ask and answer these questions. Allora, vediamo un po'. Now, read the questions and try to give an answer. Ora leggi queste domande e prova a dare una risposta.
magari scrivi, ma qua forse non c'è spazio, magari scrivi 2 righe sul quaderno e poi le confronti con le mie, no? Quali naturali disastri sono successi in Italia? Dove? E quando? Ti ricordi qualche disastro successo in Italia? Ne abbiamo parecchi noi in Italia di disastri. Poi, quali 2 di questi non sono collegati a problemi dell'ambiente? Cioè 2 disastri che non c'entrano con l'inquinamento, con l'ambiente. Quali possono essere quelli proprio naturali, che si verificano a prescindere da questo? Which of the disasters have you seen in films? Quali invece di questi vari disastri tu hai visto nei film? Which are the most serious natural disasters? Why? Secondo il tuo punto di vista, quali sono o qual è il disastro più serio, più preoccupante per quanto ti riguarda? Prova così a scrivere 2 righe e poi adesso insieme vediamo un po' cosa ho scritto io. Poi infine andremo a vedere tutti i vocaboli e per la prossima volta cerca di studiarli il più possibile. Ok, quindi numero 1. Adesso immagino che tu abbia fermato il video, fermalo un attimo e controlla la spiegazione. Quindi quali disastri naturali sono successi in Italia? Io qua ho scritto, ingrandisco un po' così vedi meglio. In Italy, a lot of natural disasters have happened. Here in the north, when it rains heavy, there are a lot of landslides. We don't clean the woods enough, and most people don't take care of the environment. We have had floods, for example in Valtellina, forest fires, volcanic eruptions, earthquake and pollution. Earthquakes and volcanic eruptions are not linked to environmental problems. The earthquake is the movement of the Earth's surface. It can damage problems to buildings, roads and bridges. The volcanic eruption is an explosion which causes vegetation fires and creates a tower of smoke and ash. In films I've seen, in my opinion, oppure according to me, climate change, pollution, deforestation is one or is the most serious disaster because it. Cioè, cosa ho detto? In Italia molti disastri naturali sono successi. Qui al nord, when it rains, quindi quando piove forte, ci sono molte frane. Noi non puliamo i boschi abbastanza e la maggior parte delle persone non si prende cura dell'ambiente. Abbiamo avuto alluvioni, ad esempio in Valtellina, spesso capita, ma anche qui a Colico a volte, almeno qualcosa ho sentito anche qua a Colico che è successo negli anni scorsi. Poi gli incendi, le eruzioni vulcaniche, i terremoti e l'inquinamento. E poi la domanda numero 2 vi chiedeva quali di questi disastri non sono collegati a problemi dell'ambiente? Quali sono? Sono appunto earthquakes, quindi i terremoti che accadono a prescindere dall'inquinamento, e anche le eruzioni vulcaniche, no? Non sono proprio collegate a problemi di inquinamento, di ambiente. E che cosa succede? Succede che i terremoti possono causare problemi, danni agli edifici, alle strade, ai ponti, mentre le eruzioni vulcaniche comportano delle esplosioni, no? Che causano degli incendi alla vegetazione, ma non solo, a volte arrivano anche alle case. E poi spesso si vede appunto da lontano questa torre di cenere, di fumo, no? E a volte anche gli aerei non possono atterrare, mi ricordo qualche anno fa a Catania. E poi vi chiede, which of the disasters have you seen in films? Quali dei disastri hai visto magari nel film? E qua completa da solo, in films I've seen, e scrivi 2 righe. Which are the most serious natural disasters? Why? Quindi anche qua, secondo me, according to me, in my opinion, poi scrivi quale secondo te è il disastro, diciamo così, più serio, più importante dal tuo punto di vista. Va bene? Bene, ora andiamo avanti e leggiamo bene i vocaboli e li impari per la prossima volta. Quindi, natural disasters and the environment. Climate change. Ripeti bene, climate change. Deforestation. Drought. Earthquake. Flood. Forest fire.
fossil fuels, global warming, greenhouse gas, oppure plurale gases. Then we have hurricane, landslide, pollution, rainforest, tornado, volcanic eruption, water crisis. Ora andiamo al mondo della natura. Natural world, beach, field, flowers, grass, hill, lake, moon, mountain, path, river, sea, sky, stars, trees, valley, wood. Mi raccomando, adesso per cortesia riascolta questo ultimo pezzo e ripeti insieme a me tutti i vocaboli nuovi. Quindi climate change, ti fermi, ascolti bene e poi riprendi la pronuncia, riprendi bene. Deforestation e ripeti deforestation. Drought, siccità, drought. Se vuoi puoi scrivere queste parole sul tuo quaderno così che ti restano un pochino più in testa. Poi per settimana prossima esegui l'esercizio 1 e anche gli altri che ti metterò adesso su Classroom. È una lezione molto semplice sui vocaboli, ripeto, magari te li scrivi da qualche parte sul quaderno, imparali a memoria oppure su un fogliettino e continua a ripeterli finché ti entrano in testa. Sono piuttosto semplici. Poi se vuoi vai a pagina, per cortesia, vai in fondo al libro nel Word Bank a pagina 233 dove troverai altri esercizi legati sempre ai vocaboli, no? Ci sono gli stessi vocaboli, quindi mountain, valley, lake, e fai anche lì gli esercizi, senza mandarmeli, li fai in autonomia. Poi se non li capisci, se hai qualche dubbio, mi mandi un messaggio. Quindi fai anche a pagina 233 l'esercizio 1, 2 e 3, va bene? Sono semplicissimi. Bene, ti auguro un buon pomeriggio, un buon fine settimana e ci sentiamo settimana prossima. Have a nice day. Bye bye.